Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e il calcio stamattina è di chi ama analizzare tatticamente la squadra avversaria. Perché dico questo? Ci arriviamo, entreremo nel pre-partita di Napoli-Inter utilizzando la lavagnetta tattica per analizzare appunto due fasi di gioco dell'Inter a livello offensivo, come possiamo porci noi per rimediare ovviamente alle difficoltà che potrà crearci un Inter capolista in Serie A. Non dobbiamo aggiungere altro. L'Inter sta facendo un cammino positivissimo in campionato e noi abbiamo un solo risultato su tre se vogliamo un attimo guadagnare punti sia sull'Inter e sia su qualche squadra che ci è davanti nel caso poi perda la partita che hanno da giocare in questa giornata di Serie A. Partiamo. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e se vi piace la tattica un bel like a questo video che fa bene al mio umore e fa bene anche all'algoritmo del canale. Partiamo, bando alle ciance, altrimenti ci dilunghiamo troppo e mi sta dando fastidio a me stesso che sto facendo video troppo lunghi che mi rendo conto diventano anche un tantino noiosi. Allora ci mettiamo la formazione dell'Inter è qui, così abbiamo i nomi, lo schieramento, un 3-5-2. Ho preso ovviamente la formazione di Inter Monza, anche perché le cose che andremo ad analizzare sono in relazione ad una squadra che vuole giocare palla a terra, vuole giocare un calcio veloce, così come vorrebbe fare il Napoli, ancora ci dobbiamo arrivare per condizione atletica, così come voleva fare il Monza contro l'Inter, persa la partita 2-0. La partita finisce comunque in totale favore dei nerazzurri, 22 tiri in porta totali, 3 nello specchio, 8 calci d'angolo per maggiore diciamo costruzione sulle fasce. È un Monza che però si giocò la partita, Inter nettamente più forte, uscì fuori il divario tecnico, porti a casa la partita e i 3 punti. Andiamo ad analizzare queste due fasi con la lavagnetta tattica ragazzi e cominciamo senza perderci d'animo e perdere tempo. Allora, le fasi che volevo analizzare sono queste. In fase di impostazione l'Inter quando sale e arriva sulla mediana, l'Inter lascia un suolo centrale qui e forma una linea qui a 5 con i due esterni di centrocampo, in questo caso Dumfries e Di Marco. Sì, qua dalla foto arriva Darmian, qua c'è Cialanoglu e qua c'è Bastoni. Questa linea 5. Davanti alla linea 5 si va a creare una linea 3 formata da, in questo caso, sempre per la formazione che abbiamo lì in sovrimpressione, Mkhitaryan, Lautaro che si stacca dalle due punte che dovrebbero stare qui e Barella, Lautaro e Mkhitaryan. Sì, e qui c'è la punta. Perché dico questo? Perché qui si crea una densità tale che l'Inter riesce a dialogare, triangolare qui con qui e anche sulla destra con appunto i terzini che sono saliti, terzini che poi sono centrali difensivi, più Mkhitaryan qui e Barella qui, si scende e si va appunto ad attaccare la profondità con gli esterni. Ma questo qui lo sapevamo, Inter 3-5-2, squadra che sfrutta le corsie laterali e ci siamo. Noi dobbiamo fare attenzione, ma ci arriviamo per come possiamo noi arginare questa situazione. Anzi, lo facciamo adesso. Per me, per arginare questa situazione, o si vanno a prendere alti qui, o ti metti qui e cerchi di non fargli prendere campo, o altrimenti diventa complicato perché ti vengono a prendere sia per vie centrali qui e se ne vanno lateralmente, quindi potremmo avere attimi di sbandamento da questo punto di vista. Cancelliamo perché c'è un'altra situazione da non sottovalutare. Allora, considerando che quella linea di 5, la linea di 5 è qui e la linea dei 3 che abbiamo analizzato prima, è una cosa che si ripropone sempre in fase di impostazione dell'Inter, però quando l'Inter si trova chiuso, la palla sta, mettiamo che la palla parte da Sommer che sta qui e qui abbiamo le due punte.
Cosa fanno le due punte in questo caso diciamo in una condizione di lancio lungo dal portiere o eventualmente dai tre centrali difensivi? Cosa fa? Lautaro si stacca, qui rimane Thuram, Lautaro si stacca, il lancio arriva a Thuram che spizza di testa o controllando il pallone, controllando questo lancio lungo, la torna dietro e c'è Lautaro che fa a modi di trequartista, si mette dietro la punta, chiamatelo come volete, perché qui poi scenderà tutto il centrocampo dell'Inter e tutti quanti qui per dettare a Lautaro eventuali passaggi sia qui e scendono comunque. Quindi queste due situazioni sono molto pericolose per il semplice fatto che devi essere scaltro o nel recuperare il primo pallone che è qui, che riceve la punta, e quindi andarti a prendere a uomo Thuram quando ci sono Thuram in questo caso, poi vedremo la punta che verrà schierata. Io credo che la formazione che schiererà contro il Napoli sia questa, poi devo andare a vedere un attimo gli infortuni e gli affaticamenti, che non l'ho fatto, però per capirci, qui la palla che prende la punta qui per evitare questa costruzione di gioco che parte da Lautaro Martinez che riceve appunto la palla dalla punta, o ti vai a prendere la punta a uomo oppure dovresti arretrare fregandotene di quella palla e cercando di arginarli poi quando scendono, però è una situazione pericolosa. Se arretri e li fai avanzare, l'Inter ti porta 9 uomini, devo cambiare anche il pennarello, 9 uomini in tutta la metà campo e quindi diventa complicato arginarli. Anche perché sono tutti calciatori che hanno gamba, sono tutti calciatori che bravi, quasi tutti, nella doppia fase difensiva e d'attacco. Quindi serve il miglior Napoli anche a livello di intensità e di corsa. Io mi auguro che ovviamente si lavora e si lavora tutti i giorni, ma si gioca ogni tre. Man mano che andremo avanti acquisteremo sempre più gamba e avremo molti meno problemi da questo punto di vista. Queste erano le due fasi, non tutte le fasi ovviamente che l'Inter applica in una partita, però sono due fasi d'attacco alle quali dobbiamo stare molto attenti. Alle quali? Detto bene? Sì, credo di sì. Posata la lavagna e esaminate queste due fasi, i dubbi di formazione per il Napoli salgono ulteriormente per il semplice fatto noi abbiamo analizzato in live anche questa partita, o meglio abbiamo dato un'infarinatura di ciò che poteva essere, che potrà essere, scusate, Napoli-Inter. Allora, per arginare l'Inter, a mio avviso, visto che le ho viste quasi tutte, visto che le ho viste quasi tutte le partite dell'Inter, l'Inter ha sofferto l'Atalanta ed ha sofferto il Sassuolo, ma non perché con l'Atalanta ci ha vinto, con il Sassuolo se non erro l'Inter ci dimise punti o persi addirittura, sì. Non voglio andare errato, ma mi sembra di sì, per non dire baggianate. Cerchiamo, cerchiamo un attimo il match perché l'Inter mi ricordo che comunque perse il match. Eccola qua, sì, Inter Sassuolo 2-1. Ricordo la partita per l'intensità che ci mise il Sassuolo, quindi punto primo, se riesci ad essere intenso, veloce, rapido, con tanta gamba e facendo almeno i primi 45 minuti, cercando di stare al di sopra del loro ritmo, allora ci può essere partita. Oppure dovresti fare così come fa l'Atalanta e almeno la linea mediana con una delle due punte te le vai a prendere a uomo. Però mi rendo conto che non puoi preparare una partita, parlando ovviamente in questo caso di Mazzarri, in 2 giorni sotto tutti i punti di vista. Sono solo opinioni mie, ovviamente, per poter cercare di portare punti a casa contro l'Inter. O te li vai a prendere a uomo come fa l'Atalanta, dicevo,
e diventa una caccia all'uomo frenetica per tutta la partita, ma il Napoli non ha né gambe al momento per fare appunto questa fase e né tantomeno infarinatura tattica sufficiente, perché a uomo andiamo a prendere ben poco. Questo è un altro punto analizzato, quindi o la mettiamo sul piano del ritmo e arriviamo al 45esimo, perché il Napoli fisicamente, se la metti sul piano del ritmo elevatissimo, il Napoli arriva al 45esimo con appunto con la lingua a terra, come si dice a Napoli, o devono scattare alcune marcature a uomo, perché l'Inter nella linea mediana Lautaro Martinez e Thuram hanno tutti quanti una visione di gioco, non voglio dire che sono tutti quanti registi, però possono far male tutti quanti in fase di impostazione, sanno perfettamente il compagno dove andrà a parare, squadra rodata, squadra sincronizzata e organizzata come si deve. Sarà una partita difficile. Nella live parlavamo di metterci a specchio, ovvero di proporci con un 3-5-2 ed andare appunto con la stessa formazione. Potrebbe essere secondo me una soluzione, ma il punto che mi faccio io principale, al di là che sia un 3-5-2, un cambio di formazione, eccetera, eccetera, va da sé. L'Inter gioca con 3 difensori così dietro e noi teniamo Kvaratskhelia, Osimhen in questo caso e Politano. Io giocherei a 4 a centrocampo o 5 addirittura a centrocampo, poi si vedrà, però invece delle 3 punte qua io accentrerei un tantino Kvara e avvicinerei Kvara ad Osimhen per dialogare tra i tre qui e per creare poi la superiorità numerica per eventuali mezzali che si vanno ad inserire e appunto attaccano la profondità cercando di imbucare in area di rigore. Detto questo, l'ultima cosa e chiudiamo: se riusciamo a creare la superiorità numerica tra le loro linee di centrocampo e di difesa dai 20 metri, ragazzi, bisogna tirare, non perché Sommer sia scarso, assolutamente, perché è un grandissimo portiere. L'Inter ha fatto un grande acquisto anche per i piedi che ha Sommer e può puntare appunto su quel lancio che abbiamo analizzato prima, direttamente con la punta, dove si stacca Lautaro e va a fare il trequartista, ed hai tutta la linea tra centrocampo, i due braccetti di dietro, il centrocampo che avanza, si inseriscono Barella, sì, Mkhitaryan e gli esterni di Marco, Dumfries, Darmian. L'Inter ha una grande squadra da una grande rosa, quindi serve il miglior Napoli per giocarti la partita. Detto questo, ragazzi, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Non sono stato lungo come sono state altre lavagnette, quindi video che si può seguire fino alla fine, dovete seguirlo fino alla fine. Vi auguro una buona continuazione di giornata. Forza Napoli, ciao!